Amici di Storie Fuori Gioco, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la web serie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili del mondo del calcio. Nel nostro ultimo video ci siamo occupati di calci di punizione e prodezze balistiche indimenticabili. Ma c'è un calcio piazzato divenuto forse il più iconico della storia dei mondiali di calcio e che tratteremo a parte stavolta. E non perché abbia prodotto un gol capolavoro particolarmente importante nelle sorti di una partita o di una competizione, bensì perché racchiude una storia in cui il tempo, dentro il campo da calcio e fuori, si è letteralmente fermato fino a invertire il suo senso per una manciata di secondi. Parleremo del mistero della punizione al contrario, Mepu Ilunga e lo Zaire ai mondiali del 1974. Monaco 74 è stato un mondiale molto importante, lo potremmo definire di frontiera, un ideale anello di congiunzione tra il calcio antico e quello moderno. Non c'è più la Coppa Rimè innanzitutto, se l'è portata a casa il Brasile, prima nazionale a vincerla 3 volte come da regolamento. La nuova Coppa del Mondo FIFA è stata disegnata e realizzata da un orafo italiano, Silvio Gazzaniga. Ci sono gli sponsor, l'Adidas che 20 anni prima aveva sistemato i tacchetti della nazionale tedesca contro l'Ungheria di Puskás, ha dato una grossa mano. Pelé non gioca più col Brasile, il calcio che a Messico 70 aveva incantato il pubblico, tutto dribbling e mosse speciali, sembra sorpassato. In Germania trionfa il calcio atletico e la finale sarà tutta europea. A noi però interessa un'altra storia, una delle tante prime volte in quel mondiale. In Inghilterra nel 1966 la Corea del Nord ha stupito tutti, arrivando tra le prime 8, sfruttando la sottovalutazione da parte delle avversarie, una condizione atletica che in molti hanno provato a copiare. Nel 1970 è tornata l'Africa, che da tempo chiedeva e ha finalmente ottenuto un girone di qualificazione tutto suo. In Messico va il Marocco, ma nel 1974 c'è una novità assoluta. Per la prima volta una squadra dell'Africa nera parteciperà a un mondiale. Si tratta dello Zaire, che oggi rappresenta la nazione chiamata Repubblica Democratica del Congo. Il nome lo aveva cambiato il dittatore Mobutu, che ai cambi di denominazione ci teneva parecchio. Dopo aver preso il potere, oltre a cambiare il nome dello Stato, cambiò anche il suo. Da Joseph Désiré Mobutu divenne Mobutu Sese Seko Koko Mbendu Vasabanga, sobriamente traducibile in Mobutu il guerriero onnipotente che, per la sua infinita e inflessibile volontà di vittoria, andrà di conquista in conquista lasciando il fuoco sulla sua scia. Chissà che carte d'identità grandi avevano nello Zaire degli anni 70. C'è un altro Joseph in questa storia però, ed è quello che ci interessa di più. Si chiama Joseph Mepu Ilunga, difensore dello Zaire che nel 1974 è di gran lunga la nazione più forte del continente africano. L'allenatore l'hanno preso direttamente dal Marocco del 1970, uno jugoslavo, per la precisione un macedone, Blagoja Vidinic. Lui un mondiale se l'è già fatto, i suoi ragazzi no, ma arrivano in Germania da campioni d'Africa, avendo vinto la competizione continentale. Mepu ricorda che prima di partire per Monaco, Mobutu accolse la nazionale a palazzo, buste grondanti di dollari per ogni giocatore, un'automobile e una casa per tutti, compresi i generali presenti che non c'entravano nulla, ma altrimenti si sarebbero ingelositi. Il girone è di quelli difficili, Scozia, Jugoslavia e Brasile. Passare il turno è fuori discussione, ma Mobutu ha mandato un input chiaro. Se l'importante fosse davvero partecipare, non vi ci avrei neanche mandato. Niente figuracce. La prima partita è contro la forte Scozia di Bremner, Lorimer, Jordan, la spina dorsale del maledetto United, il Leeds che proprio in quella stagione sarebbe passato di mano da Don Revie a Brian Clough. Ora, la capacità della nazionale scozzese di rovinarsi con le sue mani ha ispirato libri e film e meriterà probabilmente un capitolo a parte, ma i rapporti di forza stavolta sono ben definiti. Gli scozzesi provano comunque a complicarsi la vita e quando Jordan, uno dei migliori colpitori di testa al mondo dell'epoca, completamente solo schiaccia addosso al portiere Casadi, l'azione si tramuta in gol solo perché il numero 1 dello Zaire si fa passare il pallone sotto la pancia. Per il resto però gli africani giocano bene, la Scozia vince 2-0 ma rischia almeno in 5 occasioni di subire un gol. La storia dello Zaire ai mondiali del 1974 si complica proprio in questo punto. La seconda partita è contro la Jugoslavia, squadra gemella della Scozia per autolesionismo, con una differenza. I britannici solitamente mancano gli appuntamenti decisivi, ma quando gli va bene li vincono nel loro stile, 1-0 e morsi alle caviglie degli avversari. I plavi, gli azzurri, sono abituati a compiere il loro destino a seconda di quale piede appoggeranno a terra al mattino.
Quella mattina va molto bene, al Parkstadion di Gelsenkirchen la grande maggioranza dei 35.000 presenti sono migranti da tutte le repubbliche jugoslave. Alla squadra va di giocare e ne fa qualcuno. Per la precisione 9. Al terzo gol subito, il ministro dello sport di Mobutu si mette in contatto direttamente con Vidinic. Casati deve uscire dentro il portiere di riserva, ovvero un ragazzino di 1,68 m che ne prende altri 6. Ma com'è possibile? Lo Zaire contro la Scozia era parso più che degno di stare ad un mondiale. Si pensò a un crollo, all'inesperienza, la verità però ce la racconta di nuovo Mwepu. Avevamo l'erronea convinzione che saremmo tornati dalla Coppa del Mondo milionari, invece siamo tornati a casa senza un centesimo in tasca. Prima della partita contro la Jugoslavia abbiamo saputo che non saremmo stati pagati, così abbiamo rifiutato di giocare, abbiamo sabotato la partita, un po' come uno sciopero. Scioperare quando si è sotto la dittatura di Mobutu però non è un'idea brillantissima. La terza partita dello Zaire nel mondiale è contro il favoloso Brasile, campione del mondo in carica. Sembra un'occasione d'oro per ammirare gli idoli di sempre, ma la formazione africana gioca come ipnotizzata. Pensa solo a non prenderle. Il Brasile ha bisogno di 3 gol per qualificarsi e li segna solo al 79esimo, con qualche apprensione di troppo proprio per l'atteggiamento ultradifensivo degli avversari. Nel finale c'è un calcio di punizione. Il Brasile ha Roberto Rivelino, un mancino maledetto che calciava già con le tecniche moderne. 3 dita, botta sulla valvola, effetto imprevedibile. Per Rivelino non è certo la punizione della vita, ma i brasiliani vedono che i calciatori dello Zaire sono molto agitati, come se fossero 0-0 in un match decisivo. Mwepu è in barriera, improvvisamente scatta in avanti e calcia lui il pallone il più lontano possibile. È il gesto che ferma il tempo e lo riporta all'indietro, quando in Africa le colonie britanniche e portoghesi provavano a spiegare il calcio ai giovanotti del luogo. Per capire cosa fosse successo occorreranno quasi 30 anni, quando i protagonisti di quella vicenda, dopo il 2000, saranno faticosamente ripescati dai giornalisti che in tutto il mondo volevano fare chiarezza su quel filmato diventato di culto, la punizione al contrario, il giocatore dello Zaire che impazzisce e calcia il pallone al posto di Rivelino. Innanzitutto la versione di Mwepu, che a dirla tutta ha rischiato anche di colpire Rivelino in piena faccia. Si deve tornare allo sciopero a quando gli uomini di Mobutu, dopo i 9 gol della Jugoslavia, hanno fatto un discorsetto alla squadra. Una grande vergogna. Al Brasile servono 3 gol e li faranno per qualificarsi. Fin lì siete salvi. Dal quarto in poi scordatevi le vostre famiglie per un po'. Diciamo per sempre. Sconfitta dignitosa o tortura. Mwepu aveva visto nel sinistro di Rivelino la rovina sua e dei compagni di squadra e aveva perso la testa, forse pensando istintivamente di poter calciare dopo aver sentito il fischio arbitrale. Ma forse Rivelino quel gol non lo avrebbe segnato mai. Il centrocampista Mafuki Bonge raccontò che in realtà i brasiliani, forse venuti a conoscenza anche delle minacce ricevute dagli avversari, chiesero esplicitamente di giocare la partita congelando il gioco. Al terzo gol ci avrebbero pensato loro a fermarsi e lo Zaire accettò, perché quel risultato avrebbe eliminato la Scozia, che aveva dispensato sputi e insulti razzisti durante la prima partita, in particolare provenienti dal capitano Billy Bremner. Evidentemente Mwepu Ilunga non era al corrente, alla nazionale però, rispettato il patto del 3-0, non venne fatto del male. Tornarono a casa, anche se all'aeroporto di Kinshasa faticarono anche per trovare i taxi. Il governo aveva fatto capire come fossero ormai persone non grate. Nella parte finale della sua vita Mwepu ha fatto anche parte dello staff della nazionale, nel frattempo tornata Repubblica Democratica del Congo. La sua punizione al contrario fa parte dei flash che raccontano la storia dei mondiali di calcio, al pari della foto dell'Italia di Pozzo, di Pelé con la Coppa Rimè in mano, del gol di Maradona agli inglesi. Se il video ti è piaciuto non dimenticare di lasciare un like e soprattutto di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!